Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, mio canale YouTube in cui parlo di domotica in maniera molto semplice e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole andiamo a vedere insieme come effettuare il cambio di versione di OpenHub su un ambiente già installato. Di OpenHub ne esistono tre versioni: la Stable, che è pubblicata sul branch release ed è la versione ufficiale, è quella che è più testata e quella che dovrebbe contenere meno bachi di tutti, ed è anche la versione che esce a frequenze più basse, ne escono meno. Poi abbiamo la Milestone, che è una versione, chiamiamola di pre-release, a rilasci un pochino più frequenti, contiene nuove funzionalità rispetto alla versione Stable corrente, però potrebbe contenere dei bachi perché è un pochino meno testata. E poi esiste la versione Snapshot, che è la versione a rilasci molto frequenti, praticamente l'ultima versione dei sorgenti in corso di sviluppo. È quella che ovviamente contiene più bug fix e più funzionalità avanzate al suo interno, però è quella meno testata di tutte e quindi magari corregge dei bachi ma ne porta altri. Normalmente il processo di rilascio del software parte dalle versioni snapshot, che sono appunto le più frequenti, contengono bachi che vanno corretti, vanno testati, quindi vanno corretti. Vengono poi confezionate le versioni milestone, che sono un pochino meno frequenti delle snapshot, che a loro volta vengono testate da più persone, perché le milestone tendenzialmente vengono anche installate dagli utenti. Gli utenti forniscono dei feedback, vengono quindi corretti gli ultimi bachi che sono presenti e una volta che sono uscite 1, 2, 3, 4 milestone, normalmente esce la versione release, che quindi è la versione più stabile di tutte e ovviamente però è quella a rilasci meno frequenti. In questo video andiamo a vedere insieme come fare il cambio da release a milestone e da milestone a snapshot su un ambiente già installato. Nel nostro caso utilizziamo sempre il nostro Raspberry con OpenHub installato tramite OpenHabian. Passiamo quindi alla schermata del PC e andiamo a vedere insieme. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla home page dell'interfaccia di OpenHub e andiamo subito a vedere la versione che abbiamo attualmente installato, che dovrebbe essere quella del branch release. Quindi accediamo alle funzionalità di amministrazione. Andiamo su aiuto informazioni e abbiamo la nostra versione OpenHub 4.1.1 release build. Se andiamo sul sito di OpenHub, sezione download, vediamo che la versione stable è effettivamente la 4.1.1. Abbiamo poi la milestone 420M1, che vuol dire che è la prima milestone uscita relativa alla versione 420, che probabilmente sarà la prossima stable, e poi abbiamo la snapshot 420. In ordine sono meno frequente, medio frequente e tanto frequente come rilasci. Passiamo quindi nella nostra installazione dalla stable alla milestone. Per fare questo dobbiamo andare sul Raspberry, utilizziamo sempre la nostra modalità di connessione SSH. La versione ci viene detta anche qua al login, OpenHub 4.1.1 release build. Nel caso non la trovassimo qua, possiamo sempre utilizzare la console di OpenHub, che è OpenHub CLI info, e ci viene detta la versione. A questo punto vogliamo passare dalla versione release su cui siamo adesso alla versione milestone. Ricordati che tutti i video di questa serie li puoi trovare sul mio canale YouTube nella playlist OpenHub in pillole. Quindi se non sei ancora iscritto al canale ti invito a iscriverti se ti piace questa tipologia di contenuti. Quindi dobbiamo utilizzare OpenHabian Config, il solito tool di configurazione di OpenHub, e andiamo nella sezione OpenHub Related e andiamo a selezionare la voce di menu 41, ci mettiamo sulla OpenHub Milestone, diamo invio, qui ci avvisa che stiamo installando, appunto stiamo cambiando versione di OpenHub. Questo ci avvisa perché il cambio versione potrebbe portare a dei problemi sulla parte di configurazione, cioè potrebbero esserci delle cose che non sono del tutto retrocompatibili. Normalmente non dovrebbe succedere quando il cambio di versione è un cambio di minor release o bug fix, cioè vuol dire che del numero di versione cambia o il secondo o il terzo.
però comunque è sempre bene fare un backup della propria configurazione perché non si sa mai. Ovviamente ci avvisa anche che la versione Milestone contiene delle caratteristiche abbastanza recenti e che dovrebbe essere stable, però potrebbero esserci ancora dei bug o delle incompatibilità che verranno poi corrette prima del rilascio in release. Infatti normalmente in un ambiente standard bisognerebbe utilizzare la versione release per essere il più tranquilli possibili, però se uno volesse testare delle funzionalità in anticipo può fare questo cambio. Ci viene detto comunque anche che il passare da una versione più recente a una versione più vecchia non è supportato, quindi potrebbe funzionare come potrebbe non funzionare nel caso volessimo tornare indietro alla versione stable. Per quello conviene fare un backup, così uno torna alla versione stable e poi ripristina il backup. Comunque adesso andiamo avanti, tanto stiamo facendo dei test, quindi adesso aspettiamo che scarichi tutto e poi ci vediamo alla fine. Siamo arrivati alla fine del passaggio di versione, andiamo avanti. A questo punto usciamo da questo tool, rilanciamo la console di OpenHub e vedete che siamo sulla 420M1. Quindi abbiamo fatto l'aggiornamento. Ovviamente la mia installazione non ha praticamente ancora nulla, quindi non ho nulla da verificare, se no nel caso bisogna verificare che tutto sia andato a buon fine. Rispostiamoci sul browser e andiamo a vedere che effettivamente anche qua la versione sia quella corretta, quindi aggiorniamo la pagina di prima e vedete che anche qua siamo sulla 420M1. Adesso velocemente facciamo l'aggiornamento anche alla versione snapshot, così vediamo se funziona. Quindi mi ricollego alla mia console e vado su OpenABian config come prima. Torno su OpenHub Related e scelgo Snapshot. Anche qua abbiamo degli avvertimenti, in questo caso sono avvertimenti un pochino più forti perché la Snapshot è quella proprio più rischiosa tra le varie versioni, perché praticamente è un aggiornamento giornaliero che viene fatto di OpenHub e quindi diciamo che non è praticamente testato. Anche qua adesso aspettiamo che scarichi tutto e poi controlliamo che la versione si sia veramente aggiornata. Abbiamo finito l'aggiornamento anche in questo caso. Anche qua ci viene detto ovviamente che abbiamo installato la Unstable Snapshot Build, quindi vuol dire che è proprio la versione non stabile, e poi ci dice le stesse cose che ci ha detto prima della cartella varlib OpenHub, che è stata sostituita, è stata riaggiornata e quindi bisogna utilizzare un backup per recuperare i file originali. A questo punto andiamo solo più a verificare che la versione è quella corretta, lo verifichiamo sia di qua, ecco che siamo sulla 420 snapshot, e lo verifichiamo anche dal browser. In questo caso lo capiamo dalla build 3976, che è la stessa che ci dice qua. Ok, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto come fare facilmente lo switch tra le diverse release di OpenHub. Abbiamo anche parlato un pochino delle differenze tra le varie versioni e che comunque è consigliato utilizzare la versione stable per essere sicuri del funzionamento, anche se non avremmo a disposizione tutte le ultime funzionalità. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fin qui in questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!